Impara a rialzarti come un samurai. Ti capita ogni tanto di guardarti e pensare: come sono arrivato qui a essere così? In una situazione che non riconosci, in un modo di essere che non senti ti appartiene, e quell'insoddisfazione a cui non sai dare un nome. E da fuori ci sono tutti bravissimi che lo vedono, no? E ti dicono: cambia, vai, fai. Ma tu non ci riesci. Se ti riconosci in questo, sei nel posto giusto. Ti insegno come fanno i samurai, perché l'importante non è non cadere, è rialzarsi sempre una volta di più, e ti spiego come. Buongiorno a tutti, io sono Cristina Ferrero, sono counselor professionista, mediatore familiare, e la mia professione è aiutare le persone ad aiutarsi. I giapponesi hanno un proverbio: Nana korobi ya oki, cadi 7 volte, alzati 8. E questo non è un modo di dire, loro ce l'hanno proprio come postura mentale, cioè proprio come un modo di affrontare la vita, un modo di stare al mondo. Però a volte succede una cosa strana, che non è che non ti rialzi, il problema è che non ti accorgi nemmeno di essere rimasto giù. Una persona che conoscevo aveva detto: era un tunnel, a un certo punto ho iniziato ad arredarlo. E piano piano quella posizione iniziamo a chiamarla normalità, ed è lì il problema. La filosofia giapponese insegna proprio questo: come tornare in piedi quando ti sei abituato a restare a terra. Non serve la forza, non serve la fatica, serve solo un attimo, una decisione. E allora in questo video ci entriamo dentro, ti porto in Giappone, vedremo attraverso quella filosofia come smettere di raccontarti la storia che ti tiene fermo, come rimettere in moto la tua vita unica, irripetibile, e come rialzarti con dignità, senza violenza su te stesso, ma con una disciplina interiore che non ti fa restare giù. E adesso probabilmente ti stai chiedendo: ma nella pratica, nel quotidiano, quando non riesco a dire no senza sentirmi in colpa, è giù. E quando spero che siano gli altri a cambiare per farmi stare bene, e stai giù. Ecco, per questo ho fatto un corso online, un corso che si chiama Stare con gli altri restando forte. È un corso che è un percorso pratico per dire no senza crollare, per mettere dei limiti, senza rovinare le relazioni e perdere te stesso, a non aspettare che siano gli altri a cambiare, perché gli altri, te lo dico, non cambieranno, ma lo farai tu, grazie a questo corso, e gli altri si dovranno riposizionare davanti al nuovo te. Il link lo trovi nel primo commento qua sotto. Il corso sarà tuo per sempre, e che altro dire, io ti aspetto là. E adesso torniamo a noi. E per capire perché ti stai raccontando quella storia, devi guardare cosa sta succedendo oggi, là fuori. Uno imperfetto è più bello. Hai notato anche tu? Viviamo in un mondo dove tutti ci sentiamo un po' più soli. E sai cosa succede? Quando si è più soli, si fa più fatica e ci si sente sbagliati e inadeguati più in fretta. Viviamo in una società che, se vuoi riuscire, quello che è il successo, ti mette dei traguardi che sono uguali per tutti. Perché? Perché non ti chiede di essere chi sei tu, nella tua unicità, per fare in modo che tu possa essere il migliore te stesso. No, ti mostra sempre solo quello che ti manca qualcosa per riuscire. E così finisci sempre per pensare che il problema sei tu. Ma la verità è questa: semplicemente noi non siamo fatti per eccellere in tutto, per riuscire in tutto. Noi siamo imperfetti, siamo limitati, e in più, andando avanti negli anni, siamo pure segnati, siamo ammaccati dalla vita. Ma questo non è un fallimento, non è non essere adeguato, è soltanto essere umani,
tutti diversi e soprattutto non è un motivo per restare a terra quando hai sentito che la vita ha picchiato o qualche cosa non è andata. Restare a terra e sentirsi rotti. E allora qui andiamo in Giappone e i giapponesi hanno fatto di questa verità un'arte che si chiama wabi sabi, la bellezza dell'imperfetto. E hanno anche un'arte per celebrare questa cosa che si chiama kintsugi ed è una tecnica per riparare le ceramiche. Le avrai già viste queste cose e io te lo dico, quando una tazza si rompe non è che prendono e la buttano, la riparano, sai come? Con l'oro. Perché in questo modo le crepe diventano parte della sua bellezza, non le nascondono, con l'oro, pensa, le celebrano. Perché? Perché quella tazza con quelle crepe d'oro è diventata unica, ha una storia, ha vissuto, ma soprattutto, tienti forte, ha sopravvissuto. E tu sei uguale. Le tue crepe, ma tutti, le nostre crepe, le tue crepe, i tuoi inciampi, i tuoi errori, i tuoi sbagli, quelle sono wabi sabi. Perché? Perché trasformano quello che ti ha spezzato in quello che ti rende unico. Perché tu sei già intero, con la tua misura e i tuoi parametri. E allora perché è così difficile alzarsi? Perché c'è un problema. Abbiamo visto quello da fuori, del mondo di fuori, adesso vediamo quello che viene da dentro. 2. Stare sulle proprie gambe. Sai una cosa? Ci si abitua a tutto. E il problema è questo, in fondo. Stare a terra, a un certo punto, sai cosa? Diventa comodo. All'inizio, boom, fa male anche vedere gli altri che vanno avanti, ma poi si inizia a raccontarsi una storia, si trovano spiegazioni. Ormai è andata così, dopo tutto non è così male. E sai cosa succede? Il cervello è una macchina meravigliosa, il cervello si adagia. Perché? Perché il cervello ragiona in termini di sicuro o insicuro, non di giusto o sbagliato. E se tu con quella storia hai trovato una spiegazione, il cervello dice: wow, quadratura del cerchio, perfetto, tutto torna. Ma il problema è un altro. Dentro il tuo cervello lo sa, l'ha creata lui quella storia, d'altra parte, lo sa che ti stai raccontando una storia che ti assolve. Soprattutto sai cosa serve quella storia lì? Ti protegge dal doverti muovere e dover rischiare un'altra volta. Ecco, ed è qui che arriviamo alla parte più importante, perché accade qualcosa quando sei a terra. Il tuo centro lo perdi, lo sposti fuori di te, perdi il tuo potere. Quel potere i giapponesi lo chiamano iritsu, che significa proprio stare sulle proprie gambe. E se stai sulle gambe sei sul tuo baricentro, no? Sei sul tuo centro. Ma tu, io ti chiedo, tu come hai perso il tuo iritsu? Sai come? Ti faccio 2 casi. Primo, nel dare sempre la colpa all'esterno. Non mi capisce nessuno, è colpa di questo, è colpa di quello, ormai. Oppure 2, lo hai regalato agli altri. Hai messo loro al centro, chiedendo il loro permesso. Scusa se esisto. Cosa penseranno? Cosa diranno? E se mi giudicano? Poi cado un'altra volta, non mi stimano più. Ma io ti dico una cosa importante del centro del mio corso. Se aspetti che gli altri siano pronti, tu non cambierai mai, perché gli altri si sono adagiati. Perché? Perché il momento giusto non arriva quando qualcuno ti approva, non arriva quando succede qualcosa da fuori che ti sistema la vita. Il momento giusto è il momento in cui tu decidi. E quando tu decidi, tu smetti di aspettare, smetti di dare la colpa fuori, smetti di guardare gli altri. Tu ti rimetti, riprendi il tuo iritsu.
ti rimetti sulle tue gambe. Cosa vuol dire rimettersi sulle proprie gambe? Che non sbaglio più? No, puoi sbagliare, ma certo. Puoi fallire di nuovo, è quasi una sicurezza. Però sai cosa succede? Quando tu inizi a provare, succede che anche se va male, anche se cadi di nuovo, tu dentro succede qualcosa, quel dentro che ti eri scordato. Sai cosa? C'è una botta di dopamina, una soddisfazione, non per il risultato, semplicemente per dire io ci ho provato. E allora ti dai quella pacca sulle spalle che ti dai da solo. E quella pacca lì, quella soddisfazione di esserti rimesso in gioco, nessuno te la può togliere. E allora è questa la differenza tra chi resta a terra e chi si rialza. Non perché è più forte, sai qual è? Perché a un certo punto ci prova. Ma adesso veniamo al pratico, la cosa importante, come si fa a provarci? 3. La determinazione. Adesso tu chiederai, Cristina, ok, ho capito, ma come faccio a alzarmi se non ho la forza, non ho le energie, non ho motivazione, non so da dove iniziare? E allora eccoci, questo è proprio il cuore di tutto. I giapponesi hanno una parola per questo che si chiama ketsui. Ketsui non significa forza bruta, significa determinazione, risoluzione ferma. È quel momento in cui qualcosa nel tuo cervello fa contatto e tu prendi una decisione. E basta. Perché? Quello si chiama resilienza. Ritornare alla posizione di partenza. La resilienza non è avere la forza di alzarti. La resilienza è prendere la decisione di alzarti e questa è una differenza gigantesca. Il difficile non è andare fuori a camminare. Io mi dico ogni giorno devo fare un quarto d'ora di camminata, no? Poi piove, fa freddo. Il difficile non è andare fuori a camminare, perché una volta che sono fuori e cammino. È decidere che anche se piove e non ho voglia e fa freddo, in quel momento lì mi metto le scarpe ed esco. Il momento difficile non è quando sono fuori a camminare, è la decisione. E nella vita è uguale. La difficoltà, sai qual è? È nel momento in cui qualcosa scatta nella tua testa e tu decidi che io non sono quello lì a terra, io sono diverso. E lì hai già fatto la parte più difficile. Ecco cos'è il ketsui, quel click, quella decisione. Perché? E te lo dico, se pensi che per cambiare devi aver già tutto il piano, la strada perfetta e che non piova e tutto quanto, allora non inizierai mai. E il tuo cervello che ti tiene al sicuro sta lì a tenerti indietro. Hai già fallito una volta, non rischiare. Però ascolta questo, è semplice. Tu non devi sapere quale treno devi prendere, devi solo andare in stazione. Perché se resti a casa a chiederti, ma allora chissà che ora passo, ci sarà la pensilina, dove faccio il biglietto, dove vado, come faccio, non partirai mai. Ma se tu prendi la decisione di andare in stazione e ti fai trovare lì, anche solo come disponibilità, quando tu sei lì e passa il treno giusto, quello verde con i fiorellini rosa che passa una volta ogni 3 mesi, tu ci sei e tu lo prendi. E sai cosa fa il tuo cervello? Macchina meravigliosa. Una volta che sei lì in stazione e hai preso quella decisione, il tuo cervello la smette di bloccarsi e di tenersi indietro e comincia a cercare e a vedere soprattutto le soluzioni. Prima non te le faceva vedere. Perché? Perché la strada si costruisce mentre cammini e il passo lo decidi tu. Per cui ketsui, la determinazione. E adesso ti do un passo concreto, quello da fare oggi.
prendi un foglio adesso e scrivi qual è la storia che mi racconto per non alzarmi. Quella storia lì è come se tu avessi della sabbia alle caviglie, perché quella storia lì è quello che ti tiene fermo. E poi te la guardi onestamente e adesso che l'hai vista non hai più, e la diciamo sta parola, alibi. E ci ragioni e decidi di prendere quella decisione. E allora adesso voglio che tu ti faccia una domanda semplice, una domanda, una parola. 4. Il coraggio di vivere. La domanda che ti devi fare è questa: perché? Perché dovrei farlo? Perché avere il coraggio di rialzarmi un'altra volta? E allora io ti rispondo con una storia. Ho visto un po' di tempo fa un documentario americano dove persone molto anziane parlavano con sincerità e con molta serenità della loro vita. Sai, erano in quel momento in cui le persone alla fine si guardano indietro. E quando l'intervistatore ha chiesto quali sono i vostri più grandi rimpianti, cosa direste a qualcuno giovane? Sai cosa hanno detto? Non hanno detto avrei dovuto fare più soldi, avrei dovuto avere la macchina più grande, la carriera. No, sai cosa hanno detto? Avrei dovuto osare di più. Avrei dovuto avere meno paura e vivere davvero. E questa mi ha strazzato il cuore. Vorrei essere stato più tempo con le persone care. E allora dimmi, in qualsiasi momento tu sia della tua vita in questo momento, tu che ricordi vuoi creare? Che ricordi stai creando adesso per il te stesso nel futuro? Vuoi che quella persona ti ricordi che sei rimasto lì ad aspettare? Oppure che sia orgoglioso di te perché ti sei alzato? Sai cosa? Che avevi paura, ma l'hai fatto lo stesso, perché questo è il coraggio. Il coraggio è avere paura, ma fare una cosa lo stesso. E poi dici, speriamo che la vita non mi butti più a terra. Sai cosa ti dico? La vita ti butterà a terra ancora, ma tu hai una scelta. Nana Korobi Yaoki. Cadi 7 volte, alzati 8, cadi 100 volte, alzati sempre una volta di più. Perché? Perché poi il passo a centimetri dopo lo decidi tu. Non devi essere forte, non devi alzarti a fare i 100 metri olimpionici, no, devi solo avere il coraggio di decidere di alzarti e poi ti alzi e inizi a andare. Abbiamo finito anche oggi e io ti ringrazio di essere arrivato fin qui. Ti dico sempre le stesse cose, non ti costa niente, per piacere iscriviti al canale e metti un like, scrivi un commento e poi cosa dire. Tutto quello che c'è lo trovi nel PDF scaricabile, c'è il link in descrizione, c'è il link anche per iscriverti alla mia newsletter settimanale. E che altro dire? Io ti auguro che tu abbia veramente il coraggio di prendere la tua vita unica, irripetibile e meravigliosa nelle tue mani, di alzarti in piedi e centimetro dopo centimetro avere il coraggio di viverla, quella tua vita che lo sai, è bellissima.